Ciao a tutti e bentornati su Katie Mail, io sono Katie ed oggi nuovo tutorial. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare una borsa super deliziosa che io adoro ed è questa qui, molto piccolina in miniatura ma capiente al punto giusto perché c'entra tranquillamente un telefono, un pacchetto di fazzoletti, portacarte, comunque lo stretto necessario, ma ovviamente può essere realizzata di tutte le dimensioni che volete. Nel tutorial è tutto spiegato. Ovviamente la particolarità di questa borsa, cioè il dettaglio che più mi piace, è come ho fatto la chiusura in questo modo, ma di per sé mi piace proprio il modello. È nato così per capire se riuscivo a fare qualcos'altro con il filato avanzato dalla borsa a secchiello Cassandra e infatti sono riuscita a farci questo progettino super facile e veloce da realizzare perché si realizza veramente in un pomeriggio. Ho applicato il manico tubolare che abbiamo visto negli shorts e nei reel di Instagram, per cui arriverà un mini tutorial, ce l'ho già pronto ma ve lo pubblico con calma, io vado molto con calma. Comunque non mi perdo in chiacchiere perché è tutto spiegato durante il tutorial, trovate nel box informazioni qui in basso il link diretto al sito se vi occorre il filato. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per non perdere tutti gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti, iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsetta e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 200 g di cordino Inda, circa 60-70 g di cordino Inda Fure, 2 moschettoni tondi, una chiusura magnetica. Ho lavorato il tutto con uncinetto numero 4, uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo come sempre dalla base, iniziamo unendo i due filati insieme. Partiremo lavorando con l'uncinetto numero 4, facciamo il cappietto iniziale e ci avviamo delle catenelle. Le catenelle le troverete indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma calcolate che sono per la borsetta che avete visto in anteprima. Sentitevi quindi libere di aumentarle nel caso volete realizzare una borsa più grande. Quindi avviamo le nostre catenelle. Lavorate tutte le catenelle e procederemo lavorando a maglia bassa, quindi torniamo indietro partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa per ogni catenella che abbiamo sottostante. Terminata la riga, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella per alzare il lavoro e continueremo lavorando nello stesso identico modo, quindi lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, e questo procedimento andrà ripetuto per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente varierà se avete lavorato più catenelle. Quindi mi soffermo un attimino su questo procedimento. Siccome sto filmando questa parte a borsa finita, voglio darvi qualche consiglio nel caso volete fare qualche piccola variazione al progetto. Noi ora stiamo lavorando questa parte che, come avrete capito, è un pannello che poi sarà successivamente assemblato. Se voi volete realizzare innanzitutto la borsa più grande, andrete ad aumentare il numero di catenelle iniziali.
è indifferente, il numero varia in base alle dimensioni in centimetri che volete raggiungere, quindi se volete raggiungere per esempio 30 cm di larghezza andrete a lavorare un tot di catenelle fino a raggiungere quella misura. Per quanto riguarda invece la lavorazione delle righe, quello varia in base all'altezza che vogliamo ottenere. Quindi io per quel totale di righe ho ottenuto questo risultato. Se a voi piace più alta, diciamo questa parte, lavorate più righe, se vi piace più bassa, lavorate meno righe. Quindi questo è il procedimento che dovete seguire nel caso la fate un pochino più grande. Detto questo, si procede con la lavorazione delle righe, quindi lavorando punto per punto fino al raggiungimento delle dimensioni che vogliamo ottenere. Dunque, con l'avanzo di Indafiur sono riuscita a fare questo piccolo pannellino, vi dico anche le misure, anche se molto probabilmente ve le avrò lasciate scritte prima. Allora, in larghezza siamo sui 23 cm, mentre in altezza siamo sui 15 cm. Però comunque non importa perché alla fine abbiamo smaltito il nostro avanzo di Indafiur. Me ne è avanzato un altro pochino, ma purtroppo ho provato a fare un'altra riga ma non ci sono riuscita, quindi l'ho sfilata e mi sono fermata a questo punto. Ora dobbiamo andare a tagliare il filo e proseguiremo con solo l'Inda, con il cordino Inda che comunque ce n'è avanzato un bel po', e andiamo a chiudere ovviamente i laterali perché questa sarà la base della nostra borsa. Io ora sto lavorando al momento, non mi sono fatta nessuno schema, ma se comunque state vedendo il tutorial molto probabilmente sarò riuscita a realizzare qualcosa di decente. Quindi taglio il filo, faccio una catenella di sicurezza, tiro fuori e vado a bloccare il tutto tra le maglie. Poi successivamente andiamo a tagliare tutti i fili, ma ora ci prendiamo il cordino Inda e ci prendiamo l'uncinetto 3,5 perché come abbiamo fatto per la borsa Cassandra, ovviamente lavorando i due filati ho utilizzato l'uncinetto numero 4, ma per solo l'Inda utilizzerò l'uncinetto numero 3,5. Ci teniamo il filo sull'uncinetto, quindi faccio il cappietto iniziale e me lo tengo sull'uncinetto. Pieghiamo il nostro rettangolo a metà in questo modo, facciamo combaciare angolo con angolo, inseriamo l'uncinetto alla base. Capisco che è molto difficile per voi capire dove io stia inserendo l'uncinetto, però comunque con il lavoro davanti, come vi ho detto nel tutorial precedente, riuscite tranquillamente a capire dove dovete inserire l'uncinetto. Quindi andiamo ad inserire l'uncinetto prendendo le due maglie. Noi abbiamo piegato a metà, qui abbiamo le asoline di questo lato, qui abbiamo le asoline dell'altro lato, le andiamo a prendere entrambe e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo, puntiamo l'uncinetto nelle asole successive. Volendo potete fare anche questo procedimento semplicemente con l'ago tirafettuccia, andate a cucire i due laterali e avrete risolto. E si procede così, andiamo a cucire tutto a maglia bassa.
Ok, una volta cucito tutto questo lato, facciamo sempre la catenella di sicurezza, tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Bene, questo sarà il risultato una volta cuciti entrambi i laterali, ovviamente questo sarà l'interno. Ora cosa facciamo? Andiamo a girare la lavorazione perché le cuciture le dobbiamo portare all'interno. Ed avremo così creato la nostra base. Avete presente i fondi a vaschetta? Ecco, più o meno abbiamo realizzato una cosa del genere, tutta infilato con l'avanzo. A questo punto procediamo lavorando in tondo perché abbiamo una base già creata, ovviamente la base a vaschetta. Quindi innanzitutto procederemo con il giro di rifinitura perché ci dobbiamo creare una base tutta maglia bassa, visto che da un lato abbiamo la base di catenelle e comunque dall'altro abbiamo la base di maglia bassa, quindi ci andiamo a fare un bel giro di rifinitura a maglia bassa con solo il cordino inda. Facciamo il cappio iniziale, ci agganciamo in un punto qualsiasi, io mi aggancio sempre sul lato per comodità, inseriamo l'uncinetto, prendiamo le asole che abbiamo qui sul bordo e procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Punto successivo, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa e così via per tutto il giro. Tenete conto che avendo il lavoro davanti i punti saranno più visibili. Una volta terminato il giro possiamo chiudere con una maglia bassissima nel primo punto ovviamente, quindi inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo una catenella e a questo punto possiamo scegliere di lavorare il punto che più ci piace. Io procederò con il punto riso, visto in precedenti tutorial un po' datati, ma come sempre lo rivediamo molto velocemente, ma comunque in modo dettagliato. Quindi il punto riso è veramente molto semplice perché si tratta di maglie basse lavorate normalmente e in costa retro, alternate per tutto il giro ed anche nei giri successivi. Ora vediamo come. Procedo lavorando una maglia bassa nel primo punto, quindi inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa normalissima. Nel punto successivo lavorerò sempre una maglia bassa ma prendo solo la metà catenella retro, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una maglia bassa. Punto successivo vado ad alternare, quindi ora lavoro una maglia bassa normale prendendo tutta la catenella. Punto successivo maglia bassa in costa retro, quindi prendiamo solo la metà catenella retro. E questo procedimento andrà ripetuto per tutto il giro, quindi andremo ad alternare maglia bassa normale e maglia bassa in costa retro per tutto il giro.
lavoriamo l'ultimo punto. A questo punto non andiamo a chiudere con maglia bassissima, ma utilizziamo il metodo invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno, prendiamo l'asola, la tiriamo fuori, inseriamo l'uncinetto nella maglia precedente, prendiamo tutta la catenella, perché comunque ora vi spiegherò il motivo. Inseriamo l'uncinetto anche nell'asola che abbiamo portato all'interno, tiriamo il filo e facciamo una catenella in questo modo. Questo ci sostituisce la prima maglia bassa. A questo punto come procederemo? Dobbiamo procedere alternando sempre i punti maglia bassa in costa retro, ma li dobbiamo alternare anche con quelli del giro precedente. Quindi andiamo a vedere cosa abbiamo al di sotto. Abbiamo qui, questa non la calcoliamo perché è l'asola di chiusura che poi andrà nascosta. Qui abbiamo la maglia bassa normale, quella che abbiamo fatto ad inizio giro nel giro precedente. Quindi a questo punto, avendo la maglia bassa normale, al di sopra andremo a fare una maglia bassa in costa retro. Quindi prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa in costa. Punto successivo abbiamo la maglia bassa in costa, quindi di conseguenza andiamo a lavorare una maglia bassa normale al di sopra. Di nuovo una maglia bassa normale, quindi al di sopra lavoriamo una maglia bassa in costa retro prendendo solo la metà catenella retro e così via. Il procedimento è veramente molto semplice perché comunque per tutto il giro dobbiamo alternare una maglia bassa normale ed una maglia bassa in costa e dobbiamo andarle ad alternare con i punti che abbiamo al di sotto. Quindi se sotto abbiamo una maglia bassa normale, lavoriamo una maglia bassa in costa sopra. Se sotto abbiamo una maglia bassa in costa, al di sopra lavoriamo una maglia bassa normale. Quindi si procede così per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Troverete indicato qui in alto il numero totale di giri che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, ma sentitevi libere di variarla se preferite. Quindi raggiungiamo la nostra altezza e poi vediamo come procedere. Bene, ho raggiunto l'altezza che secondo me è quella giusta, quella che comunque vi avevo lasciato indicata, ma nulla vi vieta di comunque variare le dimensioni. A questo punto possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto non ci resta che andare ad applicare la chiusura. Io applicherò una chiusura magnetica di quelle che vanno cucite, molto semplice da applicare. Dobbiamo stabilirci principalmente il centro della nostra borsa, quindi possiamo piegare tranquillamente a metà il bordo in questo modo, misurare quanto abbiamo, 17 cm, a metà applico un marcapunti e quello sarà il centro dove dovrò applicare appunto la mia chiusura. Quindi faccio lo stesso da entrambi i lati e come andremo a cucire la chiusura. Allora ci stabiliamo qual è la parte frontale e qual è la parte retro. Io ho il punto di chiusura qui, quindi questa sarà la parte retro. Dobbiamo andare ad applicare una parte della chiusura all'esterno, quindi in questo modo io andrò ad applicarla così
e l'altra parte invece all'interno, proprio perché ha quella chiusura particolare che avrete visto comunque in anteprima all'inizio del video. Quindi inizio con il cucire la prima parte sulla parte esterna della borsa, ovviamente mi tengo sempre sul bordo. Vado quindi a bloccare il filo all'interno. Posiziono la chiusura, come abbiamo detto, sul bordo e al centro ed inizio a cucire entrando ed uscendo dai fori che ho qui sulla chiusura. Terminata la cucitura blocchiamo il filo all'interno. E andremo a ripetere lo stesso procedimento per quanto riguarda la cucitura dell'altra parte della chiusura, ma all'interno, quindi sempre al centro ma all'interno. Quindi blocchiamo il filo, posizioniamo la chiusura e la andiamo a cucire. Ovviamente in questo caso dovremo fare attenzione a non far fuoriuscire le cuciture qui all'esterno. Il risultato sarà praticamente questo, quindi si chiuderà in questo modo. A questo punto non ci resta che applicare il manico. Per il manico tubolare andiamo ad avviare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le vado a chiudere in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella, faccio una catenella per alzare il lavoro ed inizio a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Lavoro anche la sesta catenella, così mi viene un pochino più robusto. Dopodiché vado a girare il lavoro in questo modo e procederemo lavorando a maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante senza chiudere il giro, quindi continueremo a lavorare a spirale. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia in questo modo, prendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in costa retro per ogni punto, ma comunque calcolando che lavoreremo a spirale, continueremo a lavorare in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che ci occorre.
Una volta che avremo raggiunto la lunghezza si applicano i moschettoni su entrambe le estremità e andremo ad applicarlo alla borsa. Comunque di questo ci sarà anche un mini tutorial a riguardo come ho fatto per la rosa, perché ve l'ho promesso, quindi ci sarà anche questo. Questo è esattamente quello che vi ho mostrato negli shorts e nei reel di Instagram. L'unica cosa, andrò a cambiare i moschettoni, metterò quelli dorati perché a parte ho messo la chiusura dorata, ma io su questo colore ci preferisco il dorato. Quindi cambio i moschettoni ed applichiamo il manico. Allora, da un lato l'ho già inserito, lo inseriamo insieme sull'altro lato. Ovviamente per trovare il punto preciso vi basta aprire la borsa e piegarla a metà. Io andrò ad applicarlo esattamente sulla lavorazione e nella seconda riga, nel secondo giro. Vado ad inserire proprio il moschettone all'interno, vado ad inserire il moschettone in questo modo ed ecco qui. Questo sarà il risultato finale. Ovviamente potete anche variare il manico, non è un problema. Comunque questo sarà il risultato finale una volta terminata la nostra borsetta. Come vi ho già detto, potete replicarla in dimensioni diverse e potete indossarla in due modi, così o con la chiusura che si nota. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere nei commenti qui in basso, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta l'idea, insomma ditemi cosa ne pensate, condividete il video con tutte le vostre amiche creative. Trovate tutte le info sui filati utilizzati nel box informazioni qui in basso. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per non perdere tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Ovviamente non dimenticate di mandarvi la foto se la realizzerete, potete mandarmela su Facebook, su Instagram, oppure se preferite tramite mail. Trovate tutti i miei contatti nel box informazioni qui in basso. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!